Beh, io ho cominciato a lavorare con la fotografia, o almeno a fare fotografie con qualche tipo di intenzione, dopo aver lasciato l'Italia, quindi dopo essere arrivato in Spagna a 21 anni. Prima di allora avevo un rapporto abbastanza conflittivo con la fotografia, fondamentalmente perché era quello che faceva mio padre per hobby. Quindi mi era praticamente molto molto naturale provarne un'avversione, mentre dalla distanza era tutto il contrario. Probabilmente retrospettivamente era qualcosa che mi permetteva di portarmi dietro qualcosa di lui. Ironicamente, arrivato là, il mio lavoro per guadagnare soldi era insegnare inglese, che era quello che ha sempre fatto mia madre per vivere, mentre il mio, diciamo, hobby o quello che facevo il resto del tempo era fare foto, che era quello che mio padre aveva sempre fatto per vivere in un altro senso, insomma. Ehm, per cui fin dall'inizio avevo iniziato a fare foto così come una specie di disciplina di ogni giorno per, insomma, dare un po' un senso alla mia vita lì, da lontano. E, c'era anche il fatto che non parlando lo spagnolo era una cosa che mi permetteva di condividere cose che stavo vedendo e vivendo con persone che a malapena capivo all'inizio. Per cui quando si è presentata l'occasione di iscrivermi a un corso di fotografia in una scuola che si chiamava Blank Paper a Madrid, ehm, insomma non esitai un secondo. Al momento la scuola era poco più di uno scantinato, i professori erano membri del collettivo di fotografia Blank Paper, eravamo pochissimi alunni e nel giro di pochi anni sarebbe diventata una delle scuole principali in Spagna, cioè avrei cominciato a insegnare lì e, ed era molto... Beh, la cosa importante per me era che si generò una comunità molto grande intorno alla scuola, per cui non era solo, insomma, ha smesso di essere una cosa personale mia e lì ha cominciato a essere più che altro un modo di essere nel mondo e essere insieme ad altri. C'era, insomma, ricordo all'inizio semplicemente perché una persona con cui lavoravo al bar, dove lavoravo, perché i weekend arrotondavo lavorando in un bar, Alejandro Marote, stava facendo una sostituzione e insomma così un momento mi disse, ah, ti piace la fotografia? Allora devi assolutamente andare in questo posto, c'è questa gente matta che fa questa cosa speciale. E, e, insomma era bello, soprattutto perché anche erano gli anni della crisi, era il 2008, quindi in Spagna aveva preso proprio tanto forte, cioè la disoccupazione era andata dal 7 al 25% nel giro di un anno, una cosa assolutamente drammatica. Cioè la metà dei giovani, delle persone sotto i 25 anni erano disoccupate. Ehm, per cui diciamo che nell'ambiente della scuola, trattandosi anche di una scuola estremamente economica, perché uno poteva iscriversi a un corso di 4 mesi con 90 euro, una roba del genere, erano veramente pochi soldi, uno diventava una maniera per molte persone di usare la fotografia come un modo di capire cosa stesse succedendo. Per cui, sai, a me della fotografia una delle cose che è sempre piaciuta è il fatto che sia un mezzo estremamente accessibile. Poi oggigiorno lo è ancora di più, no? Perché ce l'hai nel telefono. Però ti permette molto molto facilmente di arrivare a un uso minimo proprio dell'apparato. E da lì a cominciare a capire come funziona e a insomma, piegarlo ai tuoi interessi, ci vuole del tempo ed era quello che cercavamo di insegnare. Sai, alla fine è uno strumento molto potente, ma è anche uno strumento che è parte di un apparato produttivo e cognitivo più grande. Diciamo che non avevo un pubblico, così lo puoi chiamare un pubblico, era più una serie di persone che stavano facendo la stessa cosa, no? Penso che questo, cioè tra l'altro oggigiorno il fatto che esista una comunità di produttori rispetto ad avere questa differenza molto netta tra chi produce e chi solo riceve, insomma, è qualcosa di molto contemporaneo, è molto nell'uso dell'immagine che si fa oggi. E anche lì al momento era quello, cioè molti fotoamatori volendo, no? E produttori che avevano molto velocemente, diciamo, accesso al poter fare foto
poterle pubblicare su blog, per esempio, non c'era ancora Instagram, e poterle condividere all'interno, per esempio, di una classe, no? Per cui quella cosa lì era molto, molto, molto forte. Per quello anche era cresciuta, era tanta gente appassionata ed era un tipo di, insomma, anche di insegnamento molto orizzontale. C'era una serie di scuole molto stabilite, c'era un establishment, c'erano gerarchie come le abbiamo qua. All'interno del mondo accademico c'è una verticalità molto forte all'interno dell'insegnamento universitario, quindi non è che fosse molto molto diverso insomma, da come intendiamo le cose noi. Da quel punto di vista siamo culture molto simili. Ehm, Però c'era proprio per quello anche un bisogno di fare le cose diversamente. Era una delle cose che, insomma, era parte del successo della scuola, penso, in quel momento. Ricordo che le persone che comunque l'hanno messa su perché sentivano che mancava qualcosa. C'era qualcosa che non veniva offerto in quel modo lì. Per quello era speciale. Cambia, ed è qualcosa che sto ancora imparando. Io insegno da 9 anni. Poi ho iniziato insomma con dei gruppi sparsi, poi per vario tempo ho insegnato dei corsi lunghi, adesso mi occupo quasi unicamente di workshop, ehm, magari delle tutorie precise, eccetera. Quindi l'approccio è cambiato col tempo, però ultimamente ehm, lo trovo come un'estensione della mia pratica, ovvero molto spesso il momento del workshop è un momento in cui metto in comune insomma, degli interessi e delle preoccupazioni che ho, cerco di condividere delle metodologie e anche un po' di usare i partecipanti come dei porcellini d'India insomma, per provare delle idee, per vedere cosa succede quando le metti in comune con persone che magari non sono tu, no? Per cui diventa subito un momento pubblico, ma un momento pubblico molto differente dal momento dell'esposizione o della pubblicazione di un libro o di un'intervista. Diventa uno spazio strano di sperimentazione, in cui tra l'altro succedono tantissimi sbagli, insomma, è un banco di prova, non so come dire. Ehm, Però è sempre qualcosa di a cavallo tra insomma, delle idee, quindi delle pratiche più discorsive, della teoria se vogliamo, e un elemento pratico e di gioco, molto. Oggi per esempio stavamo insomma, parlando con dei partecipanti e loro dicevano, ah, ma se non funziona? E dico, beh, il fatto è che, sai, se continuiamo a parlare di quello che potrebbe non funzionare e del perché dovremmo fare questo, e come facciamo a saperlo, no? È più una specie di metodo sperimentale. Devi vedere se funziona, e se non funziona tararlo, cambiarlo. Per questa parte qua pratica del workshop in cui non sappiamo né io né loro come andrà a finire, a me interessa moltissimo. E questa è una roba che ho sviluppato col tempo. All'inizio quando davo corsi base di fotografia per persone che insomma, non sapevano usare una macchina fotografica, non che io l'abbia saputa usare alla grande sempre, no? Però si trattava di trovare nelle parti della macchina, per esempio dell'apparato, una scusa per parlare di cose che si connettessero sia alla loro vita di tutti i giorni che a magari dei problemi filosofici interessanti, no? Parlare del tempo d'otturazione dell'otturatore in sé diventava una maniera di parlare del tempo e anche una provocazione per loro di andare a cercare di fare certe cose con la macchina all'interno della loro vita di tutti i giorni, no? Per cui legare quelle tre cose, la pratica e l'esplorazione dell'apparato, quello che vuole dire filosoficamente, insomma, per il pensiero, l'implicare il fatto che sia un modo di pensare e che questo abbia una connessione con quello che la gente vive, per me è sempre stato importante. Sai, quando impari a usare una macchina foto è molto facile che tu insomma, ti abitui a usarla in un certo modo, no? Per fare una certa cosa. E a volte, come quando guidi una macchina, diventa un po' insomma, un'estensione di quello che fai col corpo, no? Vuoi andare lì e arrivi.
quando comincia a esserci un problema, ovvero quando devi tenere l'otturatore fermo, o quando insomma, devi darti qualche tipo di limite, no? O di handicap volendo, a quel punto ti rendi conto insomma, dei bordi di quell'esperienza, no? E di realmente la maniera in cui ti condiziona e quello che di solito, anche attraverso la tua pratica e quello che sei abituato a fare, non vedi, no? Perché sei abituato a farlo in un modo. Assolutamente, e parlando dell'insegnamento anche al tipo di sfide che propongo a chi partecipa a un workshop. Ehm, per me, alla fine, se ci pensi, le mappe sono il prodotto di un modo di pensare, no? E di vedere e di schematizzare il mondo, no? Per questo le mappe non sono tutte uguali ehm, e non sono state tutte uguali, no? Poi sono standardizzate in un certo senso e voglio dire, le mappe di Google funzionano in un certo modo, no? Da come codificano lo spazio, dai colori che usano, da come si intersecano con pratiche appunto commerciali, per esempio. E, invece l'esperienza che hai dei posti col corpo è diversa, per cui quello che ti può portare da qualche parte piuttosto che un'altra può essere insomma, costantemente deformato da eventi, no? Da cose che succedono quando sei in giro. Molto spesso quando hai una mappa, quando lasci trasportare da un posto all'altro, cerchi semplicemente l'asse insomma, più veloce, no? Diventa una questione di efficienza e risponde insomma, a un criterio che è sempre più pervasivo, il dire voglio arrivare in un posto nel minor tempo possibile, della maniera più diretta, no? È quasi una specie di equivalenza economica. Ehm, mentre, vedi, c'è una differenza molto importante tra il trasportarsi e il viaggiare, no? Nel viaggio tu non sai dove andrai a finire e non sai come ci arriverai. Ehm, il viaggio è quel momento, no? Eh, il punto A e il punto B, da dove parti e dove arrivi, sono momenti di pausa. La parte in mezzo è dove succedono le cose. Per chi si trasporta è il contrario e lo vedrai se guardi le facce di chi è in metro o in treno. Quello è un momento di pausa in cui non succedono le cose, in cui ti occupi la testa col telefono, il computer o un libro. Quello che succede o inizia a succedere quando arrivi in un posto, no? Quella è una grandissima differenza che ha a che vedere con come arrivi e come ti muovi nel mondo. E non voglio dire che il primo sia meglio del secondo, ma è semplicemente diverso, provoca esperienze diverse. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte. Mm, dipende, cioè, chiaramente sono cose quasi sempre presenti, no? E l'autrice di quella lettera era mia madre, non era una lettera, sì, un quadernetto da piccola, parlava della geografia e poi parlava di conchiglie. Ehm, per cui, no, le foto sono anche lì come le conchiglie in una collezione, no? Dipende, a volte non sai dove sono state fatte, no? Quindi il problema del where è interessante, perché a volte o viene definito con no? Come nella collezione di conchiglie con, sai, il nome della conchiglia, dove è stata trovata, o a volte è difficile, no? A seconda della fotografia. Ci deve essere qualcosa nel contenuto che identifica qualche luogo iconico o diventa difficile. Il what è la fotografia, no? Cioè è un po' quello, cioè è l'essere cosa della fotografia che è anche molto qualcosa che mi interessa, almeno una maniera in cui piace usarla a me, che è una maniera abbastanza classica se ci pensi, no? È quella, ehm, insomma, c'era John Sarkowski che la chiamava una concrete kind of fiction, no? Una, insomma, una fiction estremamente concreta, no? Una fantasia estremamente concreta. E, quindi è quella cosità, insomma, della foto che mi piace. È un po' anche lì, un po' come la conchiglia. Cioè,
rubata al mare, no? Levata dal suo contesto, diventa un qualcosa di misterioso e affascinante per la sua forma, no? E il perché cambia tutto il tempo, no? All'inizio il perché era uno, probabilmente aveva a che fare con il capire appunto come stavo usando il mezzo, la macchina, l'apparato, e più avanti le domande sono diventate altre. Ogni lavoro forse è una maniera di rispondere a una di queste domande e molto spesso sono legate a questioni autobiografiche, come nel caso di Hereafter, o del caso di Italia o Italia, e a volte sono questioni insomma più ehm, inerenti all'uso del medio, e altre volte questioni più appunto storico-politiche. qui chante tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ta diverse. Sì, ci sono insomma, a me è una cosa che non ha mai smesso di affascinare, no? E per me il fascino è qualcosa ehm, insomma di molto molto legato al mio amore per le immagini e al mio interesse per la fotografia. E per me il fascino è sempre qualcosa che viene esercitato, no? Ehm, è un potere, una forza delle immagini, un'attrazione. Ehm, E ha sempre a che vedere, per quello che insomma è la mia esperienza, non tanto con quello che l'immagine lascia vedere come qualcosa che trattiene. Funziona come una trappola. Io la vedo così. Io sono affascinato dalle trappole. E ultimamente sono affascinato dall'idea che la fotografia sia una trappola, così come altre cose e probabilmente come qualsiasi forma d'arte. Per cui la particolare trappola che la fotografia insomma, una trappola prospettica, no? È come se aprisse una finestra sul mondo, qualcosa di trasparente, no? Immaginati, no? Un pezzo di carta o di qualcosa che si rende trasparente, e allora ci guardi dentro, no? Però nella trappola ci vuole sempre qualcosa che a un certo punto scatta, no? E ti intrappola. E per me nelle foto è sempre qualcosa che resiste a quella trasparenza, sempre qualcosa che a un certo punto è più opaco, è più difficile da penetrare con lo sguardo. E allora lì è quando non riesco a uscire da una foto, quando ci torno, quando ci rimango dentro o rimane dentro me, in qualche senso. Je te laisse Penso che più che altro penso di averne avuti tanti, no? Per cui sicuramente c'è stato un periodo in cui insomma sono state le persone che mi hanno insegnato, banalmente, come Fossi Veghe o Riccardo Cases, per cui qualsiasi cosa insomma, che loro facessero era insomma, un'indicazione rispetto a qualcosa che interessava fare a me, no? Quindi penso che quasi sempre esca fuori insomma, da una relazione con qualcuno. E molto spesso queste persone le conosco e altre volte invece no. No? Altre volte sono le persone che conosci in un'altra maniera, o perché sono già morte da tempo o perché è molto difficile conoscerle, no? Per cui più che, insomma, a me più che di influenza mi piace parlare insomma, di resilienza, ovvero di come la presenza del lavoro di qualcun altro insomma, non te la vedi da testa, no? Per cui sono stati differenti, cioè in un certo momento è stato Eggleston, in altri momenti sono state altre persone. Se mi fermo a pensare, sì, Boris Mikhailov è stato uno spirito guida a un certo punto. Un altro momento uno spirito guida era sicuramente Nietzsche, per esempio. In altri momenti è stato Benjamin, in altri momenti è stato, fammi pensare,
Sebald, cioè ci sono stati insomma tra scrittori, artisti e fotografi che sono diventati importantissimi e ho sentito il dovere di dover entrare molto 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 a fondo nella loro opera per capire quale sarebbe stato il mio prossimo passo. E, e adesso non ti saprei dire, ci sono insomma artisti che mi interessano tantissimo al momento e che sto cercando di sviscerare, persone come Yan Vo, per esempio, un artista vietnamita, o, o altre persone che ho avuto insomma anche il piacere di conoscere. La mia tutrice all'università l'anno scorso, per esempio, Nikki Kutz. Per cui no, dipende, cambia costantemente, di solito non è solo una persona. Insomma, no, è difficile. E poi ci sono gli antenati. Sì, quel lavoro lì c'era il nonno, era lì, no? Sicuramente. Poi è sempre bello perché non è solo qualcuno che segui, ma è anche qualcuno che non capisci, no? Non so, c'è sempre un po' quella cosa lì. Cioè l'idea di una guida molto spesso è qualcosa che, cioè, ci pensi come una luce, no? Come un faro. E invece a volte è il contrario, cioè a volte è proprio quello che nasconde, che è la maniera in cui lo fa che ti fa muovere in una direzione o l'altra, no? Come si muovono le ombre. Mm. O almeno cosa spero di essere. Cioè, per me è molto semplice, io ho avuto come insomma nella mia carriera da studente, volendo, sia cioè, dalle elementari al liceo all'università, alla scuola a cui sono andato in Spagna, gente che mi ha ispirato, no? Cioè, gente che era un ottimo esempio, gente che era interessante, che era curiosa, che rendeva un certo tipo di cosa interessante. E succedeva anche il contrario, cioè a volte magari c'era qualcosa che ti interessava tantissimo, diceva no, vado a studiare questa cosa perché mi piace tantissimo, e poi me la rendono noiosa e indigesta, no? Per cui a me piacerebbe essere il tipo di persona che ti aiuta insomma, a divertirti facendo una cosa o a volerla continuare a fare. E, per esempio, ricordo che quando studiavo a Blank Paper Riccardo Casas era un'ottima influenza, nel senso che non era una persona che fosse particolarmente brava a passare dei contenuti, ma era così esaltato che ti trasmetteva quell'energia lì. E quella roba lì funzionava perfettamente. E semplicemente insomma, ti cibavi di quella specie di energia collettiva che era capace di generare e quello ti portava a fare cose. Perché quella sicuramente è una cosa che ho imparato, che mi è interessata e che mi piacerebbe essere. Ivan del Rey era un'altra persona che era capace invece di... Lui era uno storico d'arte che ne sapeva a pacchi, ma gli era toccato insegnare agli anziani, fondamentalmente, no? In delle scuole per anziani la storia dell'arte. Ed era un casino, perché fin dall'inizio appunto già quando arrivavi a un certo tipo di arte, raccontava che c'era la gente che diceva ah sì, ma per quello può fare pure mio figlio, e avanti così. E allora lui toccava trovare delle maniere che avessero a che vedere con la loro vita e insomma il loro modo di pensare, di esistere, che non la cambi l'idea di una persona di 80 anni, no? È difficile, per comunque trasmettergli qualcosa di interessante e della roba anche complessa, no? E soprattutto la curiosità rispetto a certe opere. Ed era bravissimo a farlo. Riusciva sempre a trovare appunto delle piccole trappole o degli stratagemmi per riuscire a gestire quell'equilibrio lì. Per cui quella è una cosa che a me piacerebbe imparare a fare, nel senso fare meglio. Riuscire a lavorare a un certo livello di complessità e di profondità, però riuscire anche insomma, a comunicarlo molto chiaramente, no? Per cui sicuramente c'è quello. Cercando di pensare a altri maestri. No, io non sono più di tanto autorevole, con quell'autorità ho sempre fatto tanta fatica e quello rende le cose anche più difficili, no? Perché come fai a fare le cose agli altri senza l'autorità, no?
poi ci vogliono altri trucchi. E molto spesso questo ha a che vedere con il dare moltissima responsabilità ad altri. Per cui io cerco sempre di creare una situazione, per esempio all'interno di un workshop, in cui qualcuno nella classe si senta estremamente responsabile rispetto a qualcun altro. E questo fa sì che lavori in un altro modo. Perché se lavorano semplicemente perché io gli dico che devono farlo e perché gli dico di farlo in un certo modo, sento che ho fallito. E per me la competizione è un virus peggio del Covid. Cioè, nel senso che è un problema perché distrugge, insomma, è fondamentalmente la rovina del proletariato. Insomma, cioè l'instillare la competizione, soprattutto a livello insomma, di persone come noi che lavorano in ambito insomma, della produzione di informazione, di pensiero, di arte, eccetera, è una rovina. Finiamo per non capitalizzarci quasi mai noi, no? Per carità, cioè, la questione, sai cos'è? È che semplicemente molto spesso viviamo dell'illusione che ci si può salvare da soli, no? E quindi allora troverò il modo di sfangarla io, se sono abbastanza bravo, se sono abbastanza furbo. Magari fino a un certo punto succede anche, ma sul lungo termine non funziona. Se invece si riescono a generare dinamiche che si basano più sulla collaborazione, no? E sul fatto che, insomma, responsabilizzandomi io per un altro, genero qualcosa che a sua volta è vantaggioso per me, creo rete in quel modo là, sicuramente diventa qualcosa di un po' più solido e produttivo in maniera più sana.